Tornare alla nostra vera dimora. Possiamo dire che tutti gli uomini vedono il mondo in modo uguale? Non direi proprio. Se prendiamo per esempio un certo numero di persone e facciamo loro vedere lo stesso oggetto, per esempio un fiore, avremo sicuramente una descrizione del fiore diversa, tante quante sono le menti che lo descrivono. Qualcuno dirà che è un insieme di colori e di profumi, altri che è messaggero di un sentimento da portare alla persona amata. Per altri ancora è solo un oggetto da immortalare in un dipinto. Per altri ancora semplicemente un oggetto da sezionare per analizzarlo e osservare. E per qualche altra persona semplicemente osservare. È evidente che questo semplice esempio si può adattare a qualunque altro oggetto, persona o ambiente, sia essa animata, inanimata, artificiale o vivente. Questa diversità è dovuta al fatto che quando si nasce ci si porta appresso predisposizioni diverse, frutto e conseguenza della precedente vita. Queste predisposizioni karmiche impatteranno sempre più con la personalità che si andrà formando, dandone una sua caratterizzazione del tutto individuale e personale. Tutti abbiamo i 5 sensi fisici, che si completano col sesto che è la mente e il settimo che è la personalità. Questi 7 elementi saranno motivo e causa della formazione del nostro mondo. Quindi vedere le cose in modo del tutto personale porterà a concepire la vita in modo del tutto personale. A questo punto potremmo dire che il mondo di ogni persona sarà unico, sarà il suo mondo del tutto diverso e dissimile dai mondi di altri. In altri termini, la realtà che sperimentiamo verrà deformata dalla percezione del nostro particolare mondo. Perciò si dice che il mondo che viviamo non è reale. Questa visione personale del mondo è motivo di confronto, ma soprattutto di scontro tra personalità da cui nascono incomprensione e conflitti continui senza fine. Davanti a questo scenario di sofferenza che non offre soluzioni conclusive di pace duratura, ma invece richiede uno sforzo e un impegno sempre più grande per affermarsi nella vita, vi sono delle persone, un numero esiguo per la verità, che sente la necessità di uscire da questa condizione assurda dove, a fronte di grandi sacrifici e rinunce, si insegue un sogno. Insomma, il mondo che ognuno si è creato è fonte di sofferenza e non certo di serenità stabile. Sin in tempi molto lontani, qualche anima sensibile ha compreso che se vuole trovare serenità è necessario distaccarsi dal mondo. Il Buddha su questo argomento disse: Ti ho scoperto finalmente, architetto, che hai costruito la mia casa, che è sempre stata in fiamme. L'architetto è la mente duale che ci portiamo appresso con tanto di orgoglio. Anche Gesù diceva: io non sono di questo mondo, non appartengo a questo mondo. Quindi fa capire che lui, questo mondo, non può essere abitato da persone che hanno una coscienza molto evoluta e un animo molto sensibile. Quando si nasce, la coscienza è pura ma inconsapevole, priva di esperienza vissuta. Quel periodo della vita è il più bello, felice e spensierato, ma presto lascerà posto alla formazione di una personalità che il mondo spinge perché sia forte e vincente, il cui prezzo da pagare sarà in termini di dolore e sofferenza, dove piccole gioie momentanee lasceranno spazio a grandi vuoti incolmabili.
Per l'uomo materialista ciò è naturale perché appartiene alla vita. Senza questo vi sarebbe solo noia. Questo pensiero è frutto di una mente duale, oltre che di una personalità che vuole affermarsi, per cui è preferibile cogliere il più possibile per vivere sempre meglio. Non così è per l'uomo spirituale, che ha compreso l'inutilità di tutta questa esperienza per se stessa vacua. Quest'uomo vorrà trovare una via d'uscita, come fece il Buddha 2500 anni fa. Uomini così hanno compreso che alimentare la mente duale, con qualunque argomento, significa creare le condizioni per rinascere in questo mondo, che è soggiorno di dolore, come abbiamo visto, e lo sarà fino alla fine dei tempi. Tale uomo cercherà di sperimentare una nuova esperienza del tutto inedita, ossia svuotare la mente duale e renderla vuota e unitaria attraverso il distacco completo da ogni cosa, perché è consapevole della loro inutilità o peggio, della loro dannosità che si ripercuote nella pura coscienza. È del tutto evidente che il distacco non dovrà essere fatto in beni che comprometterebbero la vita stessa. Il distacco sarà verso quei beni voluttuari che sono fonte di appagamento dei desideri. Attraverso uno stile di vita quindi coerente e con l'apporto fondamentale della meditazione si sperimenterà una nuova nascita, questa volta in forma cosciente, ovvero riconoscersi quella pura coscienza incontaminata che inconsapevolmente si è sperimentato alla nascita, ma ora lo faremo in modo pienamente cosciente. Questo processo esistenziale consentirà di andare oltre la materia brutta, oltre lo stesso mondo sottile, oltre ogni speranza che la mente può immaginare, cioè sperimentare quello stato di beatitudine totalmente appagante che è il sé o spirito universale, di cui siamo. Significa tornare a casa, alla dimora da cui siamo partiti. Stanchi di giocare con la materia, si farà il ritorno dove dolore, malattia, vecchiaia e morte non esiste, ma vi è una condizione di pace e beatitudine eterna che l'universo non potrà mai dare. Mi rendo perfettamente conto che per il materialista questa è una proposta incomprensibile e improponibile, ma nasconderci dietro un dito non ci aiuta a vivere meglio. Qual è quella persona che trovandosi in un ambiente ostile e pericoloso non si allontana? Riproporre l'Eden a questa razza discendente di Caino credo proprio sia impossibile, nemmeno l'intervento divino potrebbe riuscirci. Per concludere, è notizia di questi giorni che la Cina sta sperimentando l'unione di cervelli umani tenuti in coltura con robot. A parte il fatto che sarebbe interessante capire dove hanno trovato quei cervelli, ma Frankenstein, rispetto a questi nuovi ibridi mostri, è stata una dimostrazione da ragazzi. Mi chiedo se nella futura società, se così si può anche chiamarla, si troverà ancora qualche essere umano doc. Vi posto il link dove riportano questa notizia. Alla prossima.